Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi andiamo a vedere le previsioni per il lavoro per il mese di aprile. Abbiamo 3 scelte e i relativi segni zodiacali. Allora, la prima scelta è questa pietra che ha un po' la forma di cuore, ma è una semplice pietra trovata in montagna, quindi sarà una pietra di montagna. Qua abbiamo un quarzo ialino grezzo e qui abbiamo una sodalite. Adesso andiamo a vedere i segni zodiacali. Allora, per la prima abbiamo Gemelli, Scorpione, Pesci e Sagittario. Per il quarzo ialino abbiamo Toro, Acquario, Ariete e Cancro. E per la sodalite abbiamo Leone, Capricorno, Bilancia e Vergine. Bene, potete ascoltare il vostro segno zodiacale o il vostro ascendente, perché normalmente risuona di più l'ascendente, e integrare le letture. C'è una guida sotto in descrizione che spiega proprio come fare questa integrazione tra varie letture. Bene, ci vediamo nella vostra scelta. Benvenute alle persone che hanno scelto la pietra di montagna. Vi ricordo che sono letture collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o volete completare il messaggio, vi ho già anticipato che potete ascoltare anche l'ascendente. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Queste sono troppe. Ok, partiamo dalla sacerdotessa, il giudizio, il mondo, wow, un sacco di arcani maggiori, e l'asso di coppe. Oh ragazzi, guardate, sarà un buon periodo, già vi anticipo. Poi andiamo a vedere con i mini tarocchi perché lì vengono sempre fuori delle sfumature interessanti. Però a vedere le carte così devo dire che ci sarà come una sorta di presa di consapevolezza. Può essere anche che ci sia qualcuno che vi venga, diciamo, in aiuto, qualche consulente, magari del lavoro o cose per lo stile. Però devo dire che è come se ci fosse, sento un cambio, la presa di consapevolezza di qualche tipo di realtà e di lì può esserci questa decisione di chiudere con una tappa e iniziare con un altro tipo di percorso. Però andiamo a vedere carta per carta e poi dopo andrò a fare gli esempi per i disoccupati, gli occupati e gli autonomi. Allora, partiamo da questa sacerdotessa. Ruota della fortuna e 8 di pentacoli. Allora, devo dire che potrebbe esserci come un cambio inaspettato, proprio a livello lavorativo, a livello di quotidianità. Per qualcuno si potrebbe trattare di un cambio di lavoro. Vi dico, quando c'è la sacerdotessa normalmente si parla di lavori, diciamo di tipo naturale, quindi potrebbero essere naturopata, piuttosto, si parla anche di percorsi di studi, naturopata, potrebbe essere come se ci fosse un cambio di interesse, una cosa di questo genere. Potrebbe essere qualcuno che legge i tarocchi, potrebbe essere qualcuno che lavora con il Reiki, con l'agopuntura, tutte quelle che sono le terapie naturali di guarigione, diciamo. E qui c'è questa ruota della fortuna, quindi o c'è come una presa di consapevolezza, vi dico, anche un po' vedendo il giudizio dopo, ehm, o più semplicemente, ragazzi, potrebbe essere che a inizio aprile c'è una persona, mm, vedendo anche la raffigurazione, mi verrebbe da dire di una certa età, che potrebbe in qualche modo cambiare il vostro destino per quello che riguarda il lavoro. Andiamo a vedere il giudizio. Uh, 6 di pentacoli al contrario e torre. Qui arriva proprio una sorta di consapevolezza o per quello che riguarda certe dinamiche in disequilibrio all'interno del luogo del lavoro o se non avete un lavoro
anche se poi andrò dopo a fare gli esempi più specifici, però se non avete un lavoro potrebbe essere un cambio di attitudine, o come l'idea tra questa torre e il 6 di pentacoli al contrario, che ci sia questo lampadario che arriva con il giudizio, che vi fa in qualche modo cascare certe certezze. Tenete presente che la torre fa riferimento al crollo di qualche tipo di situazione concreta, mentre il giudizio è la carta del risveglio spirituale. Quindi vi dico, è un po' come se qui ci fosse la rottura e da lì subito la presa di consapevolezza che fa arrivare il mondo. Andiamo a vedere questo mondo. 3 di wow, eccolo lì, 3 di pentacoli, nuovi progetti, nuove collaborazioni, nuovo modo di guardare. Mi verrebbe da dire sia il passato che il futuro, perché con la carta del mondo è come se ci fosse il completamento di qualche progetto, come se fosse il crollo di qualche idea, il crollo di qualche equilibrio, e qui c'è come un completamento, quindi per qualcuno può essere proprio come dire una conclusione, ok? È interessante perché qui avete ruota della fortuna come se ci fosse un cambio magico, però dopo vi rendete conto che forse così magico non era. E come la sensazione che qualcuno deciderà di lasciarsi andare certe dinamiche di comportamento, lasciarle andare indietro. Andiamo a vedere l'asso. Re di coppe, regina di spade e cavaliere di bastoni. Voglio vedere un attimo questo diavolo. Ragazzi, se avete un progetto in atto con collaboratori, sento che cambierete i collaboratori all'interno del mese di aprile. Un fante di bastoni. Sì, 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 ribadisco. Devo dire che potrebbe esserci parecchio ego in questo mese, quindi si tratta di ridimensionare un pochettino il io voglio. Mm? Ok, allora, se siete disoccupati, ragazzi, potrebbe arrivare veramente un lavoro, un aiuto, come vi dicevo, un qualche tipo di cambio inaspettato. Può anche essere un cambio di visione inerente a un lavoro. No, scusate, inerente all'idea di un lavoro, perché c'è la sacerdotessa. È come, ok, io ho sempre pensato di essere adatto per questa cosa qui e invece mi rendo conto che sono adatto anche per tante altre cose e io non ho mai dato un valore a questa cosa. Quindi è come se vi rendeste conto ad un certo punto che non venite, o meglio, non vi, come vi posso dire, date anche un po' la possibilità di puntare in alto. Vi dico, mm, potrebbe essere un periodo un po' destabilizzante per chi non ha lavoro, quello di aprile, perché dipendendo da come vedete queste carte, allora se è una persona che vi viene in aiuto, vi dico, potrebbe essere un lavoretto, chiamiamolo così, che però in realtà è più quello che, come vi posso dire, ehm, desgasta, mi viene in spagnolo, scarica, che è quello che nutre. E quindi da lì c'è come questa decisione di dire: ok, creo un altro gruppo, inizio un altro tipo di progetto, un altro tipo di inizio, un altro, cioè come per dire, vado, proseguo su un altro tipo di strada, mi muovo diversamente, faccio progetti diversi. Diciamo che avete 3 persone qui alla fine, quindi potrebbe essere veramente una nuova collaborazione, ehm, che si muove con una certa velocità. È come se da fine aprile in poi trovasse come un nuovo input
e vi dirò forse anche per cercare lavoro, diciamo in settori diversi rispetto a quelli che avete cercato fino ad adesso. Allora, il fatto che ci sia il mondo e l'asso di coppe mi fa ben sperare per qualche nuovo inizio. Per adesso, ragazzi, a parte la situazione, diciamo, di sottovalutazione, di svalutazione che vivrete nella prima parte di aprile, sento che questo vi servirà per trasformarvi proprio per quello che viene dopo. Potrebbe esserci appunto questa nuova collaborazione, non vedo ancora contratti scritti firmati, però è già un qualche tipo di energia che si muove, soprattutto perché è come se decideste di cambiare faccia, di cambiare schema. Si rompono le vecchie credenze, i vecchi schemi di comportamento condizionanti, si chiude, c'è il mondo è una carta di chiusura, di completamento, quindi è un po' come se vi lasciaste indietro certe collaborazioni tossiche per iniziare con collaborazioni più sane. Le collaborazioni nel vostro caso potrebbero essere, appunto, come vi dicevo prima, pensare di essere adatti ad altri lavori rispetto a quelli a cui siete abituati, oppure prendere contatti con gente diversa dal solito per cercare lavoro o per cercare questo lavoretto che secondo me entra. Vi dico, il potenziale c'è. Poi andiamo a vedere dopo qualche consiglio in più anche con Osho. Se siete occupati, ragazzi, qui ho come la sensazione che potrebbero esserci delle noie con dei colleghi. Datemi una carta in più per questa torre. 8 di spade. Allora, se state vivendo un momento di tossicità all'interno del lavoro che vi porta, come vi posso dire, a pensare in negativo, che vi porta a essere tristi, che vi porta a sentirvi vincolati, c'è il momento in cui uno dice il lavoro è una memma, però sono obbligato, non ho scelta, ok? Ci sta, però a quel punto lì dovete decidere come sopravvivere all'interno del lavoro. Ed è un po', mi viene da dire, alienandovi dai vostri colleghi. Anche qui vige il cambiare lo schema di comportamento. Ho come la sensazione che vi dicano di, di guardare oltre. Cioè, vi faccio un esempio per farvi capire che cosa intendo. Ehm, Quando c'è una persona davanti a voi che magari vi dice una cattiveria, quello che faccio io è cercare di immaginarmi questa persona, bambina, e diciamo posso immaginare il tipo di sofferenza che questa persona ha vissuto quando era bambina inerente al commento cattivo che mi ha fatto. Come se, diciamo, il commento cattivo, la cattiveria che la persona ha detto su di me, io la prendo come una legge dello specchio, come se stesse riflettendo un suo problema. E quindi per non arrabbiarmi cerco di immaginarmi la persona bambina ferita che parla e capisco che è solo una persona, per quanto sia potente il livello di rabbia che mi sta scaricando addosso, io cerco di vederla con compassione, come se fosse una bambina o un bambino ferito. Ok? Quindi è un po' un modo di non farsi toccare troppo. Ok? Non so se tutti conoscete la legge dello specchio, farò un video prima o poi appena ho tempo. Però nel frattempo potete cercare su YouTube, sono sicura che troverete delle informazioni interessanti. Va bene ragazzi, se siete autonomi, allora se siete autonomi, anche qui devo dire che cambierà un po' la prospettiva di lavoro. È come se iniziaste a vedere o a guardare o a fare i vostri calcoli più nel lungo periodo. Ed è come se iniziaste a rendervi conto che quello che avete costruito probabilmente con qualcuno o su qualcuno va un po' rivisto perché sta prendendo come una piega poco lineare.
Vi dico, anche per voi il movimento finale, quello dell'asso di coppe, quindi come se ci fosse una sorta di rigenerazione, però mi sento anche un po' di dirvi che dovete mettere dei paletti. Quindi sì, positivo, potrebbero esserci, vi dirò, delle rotture di contratti, perché comunque tra il 6 di pentacoli e il contrario della torre è facile, ma ho la sensazione che sarete voi a rompere il contratto. Perché? Perché vi volete dirigere su qualche cosa di migliore per voi. Va bene ragazzi, andiamo a vedere Osho. Il condizionamento della stessa carta del diavolo. C'è qualche cosa che vi condiziona e di cui vi libererete ragazzi. E afflizione lo sento, guardate, un 9 di spade e qui avete l'8. Quindi siamo qui, siamo in centro, diciamo, della lettura. Una volta che individuerete che cosa vi condiziona, riuscirete a capire perché siete afflitti. Togliete il condizionamento e toglierete anche l'afflizione. Andiamo a vedere una fatina, sostegno. Che bello. Ho come la sensazione che vi dicono di cercare sostegno in qualcuno che ne sa più di voi, o potrebbe essere, se per esempio siete disoccupati, qualcuno che si occupa di, come si dice, risorse umane. Se invece siete dipendenti, potrebbe essere il cercare sostegno con qualche collega che magari è tanti anni che all'interno dell'azienda ha già affrontato tante problematiche, quindi sa come consigliarvi al meglio. Diversamente, se foste imprenditori autonomi, potrebbe essere il caso di cercare un consulente esterno o perlomeno qualche punto di riferimento che abbia già vissuto questa vostra dinamica e che possa consigliarvi su come è meglio districarsi, insomma. Bene, amici della prima scelta, questo è quello che avevo per voi per il mese di aprile. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per chi volesse sostenere il canale può mettere like, iscriversi, condividere il video o se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti anche agli amici della seconda scelta del quarzo ialino. Andiamo a vedere qual è il movimento energetico più importante di questo periodo per quello che riguarda il lavoro. Vi ho già anticipato che le letture sono collettive, facile che non risuoni tutto, potete ascoltare l'ascendente e integrare le letture. Ho pubblicato una guida che trovate sotto per capire come fare questo lavoro di integrazione e sempre sotto trovate anche dei link ai corsi gratuiti e alle previsioni del 2024. Bene. Ok, il carro. Là, 2 di coppe, 8 di pentacoli, asso di coppe, 7 di spade. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e dopo andrò a dare i vari esempi per disoccupati, occupati e autonomi. Allora, vedendole così ho come la sensazione che con questo carro o verrà presa in aprile una decisione che vi porterà verso un nuovo inizio, può anche rappresentare un viaggio, uno spostamento che vi permette di incontrare una persona importante con la quale iniziare una collaborazione, un lavoro. E per qualcuno ho come l'idea che potrebbe esserci un viaggio di lavoro con qualche collega che può portare a un inizio anche romantico per qualcuno. Diciamo che c'è questo 7 di spade che mi dice che non è tutto oro quello che luccica. Andiamo a vedere carta per carta. Ok, allora abbiamo un 7 di bastoni, e un fante di spade. Sì, ho come la sensazione che riguardi una decisione. Andiamo a vedere il 2 di coppe.
Un altro due di coppe. Guardate ragazzi, essendo una lettura di lavoro può riguardare un incontro, un compromesso, un asso di spade. Sì, un qualche tipo di comunicazione, di promessa, di accordo, di compromesso proprio, mm, che secondo me arriva nel momento in cui prendete questa decisione o nel momento in cui fate questo viaggio. Dipende da che cosa rappresenta per voi il carro. Andiamo a vedere questo 8 di pentacoli, 6 di coppe e 5 di coppe. Che interessante. Potrebbe essere, ragazzi, tutto questo movimento energetico, il movimento per il raggiungimento di un sogno nel cassetto che avete da tanto tempo. Per qualcuno si tratta di un progetto che è già stato tentato nel passato, ma ho come l'idea che, come vi posso dire? Perché comunque c'è questo 6 di coppe e mi fa pensare che il progetto sia valido in effetti. Però è come se ci fosse stato qualche vuoto nel passato, qualche occasione che non si è colta. Vi dirò, è facile che potrebbe ripresentarsi un'amicizia, una conoscenza con la quale effettivamente, magari la incontrerete attraverso questo viaggio, e che con il carro non è detto che sia la vacanza di 15 giorni, può essere, ma di solito questo viaggio può anche essere di un fine settimana. E ho come l'idea che qualcuno potrebbe incontrare questa persona che tanto tempo che non vede, ci potrebbe essere come questo nuovo inizio. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo un 5 di bastoni, 5 di bastoni, 2 di pentacoli e mago, di nuovo una carta di inizi. Allora, quello che sento è che non vi dovete soffermare troppo sui dettagli. Tenete presente che avete un fante di spade e quindi qui poi la tendenza è un po' di stare sulla difensiva e un po' a fare il pelo, fare le pulci all'altro, cercare il pelo nell'uovo, insomma. Però è anche vero che avete un 2 di pentacoli. Le cose non partono proprio in modo lineare, partono con decisione, ma è come se ci fossero delle discrepanze, degli attriti, ed è per quello allora che mi spiego il 7 di spade. Adesso andiamo a vederlo. Però è come se ci fossero appunto questi attriti, 8 di coppe, 10 di coppe, che in qualche modo rallentano un pochettino il passo di questo inizio. Se è un lavoro dove dovete spostarvi, cioè dove l'idea è anche se mi sposto e lascio la famiglia, lo faccio per il bene della famiglia, perché spostandomi riesco a portare a casa lo stipendio, ipotesi. Vi confesso che è una scelta difficile, anche perché porterà conflitti, però avendo 7 di spade qualche cosa mi dice cercate dentro di voi qual è la risposta per mantenere unita la famiglia o per mantenere unito il gruppo, se non è una famiglia nel senso affettivo, può essere una famiglia in senso lavorativo. Allora, andiamo a vedere caso per caso. Se siete disoccupati, ragazzi, ci sono buone prospettive di nuovi inizi, buone prospettive di nuovi accordi, di nuove comunicazioni che arrivano. Potrebbe anche essere qualche cosa che viene ripescato dal passato, magari un curriculum che avete mandato tantissimo tempo fa e di cui ormai vi siete dimenticati. Ehm, insomma, potrebbe essere ripescato. Devo dire, l'intenzione è buona da parte vostra, però
con la scusa che qui avete un fante di spade, qui avete un 7 di spade, fate attenzione a quando vi offrono un lavoro, se ci sono discrepanze, cioè quando allora a me hanno insegnato che il quanto prendo è l'ultima cosa che si chiede durante un colloquio, però si chiede, perché è lecito ed è un nostro diritto sapere quanto è lo stipendio. Quando lì la risposta è vaga, quella è già una bandiera rossa, è una discrepanza. Quindi è vero, non date troppo conto ai dettagli, quello che vi dicevo un po' prima, ma questo non vuol dire di essere ciechi, cioè rimanere ciechi. Nel senso, quando vi arriva una risposta evasiva in questo modo, non state a impuntare sul no, tu adesso mi dici perché, ma prendetelo come un dato. Ok, nel momento in cui io ho chiesto quanto prendo, la risposta è stata evasiva, quindi non mi hanno dato effettivamente una risposta. Prendete il dato e lo mettete lì. Mano a mano che poi le cose vanno avanti, potete avere un'idea un po' più chiara di quali sono i punti di forza, quindi quello dove la persona vi risponde con sicurezza, e quali punti di debolezza, cioè dove la persona non è in grado di rispondervi o prende tempo. Ho come la sensazione, aprile è uno diciamo dei primi mesi pieni della primavera e questo tipo di periodo potrebbe essere proficuo per cercare dei lavori in campagna a contatto con la natura, potrebbero anche essere guide naturalistiche, ipotesi, sempre per chi sta cercando lavoro, ok? E anche nella fusione dei metalli, nella metalmeccanica, più che nella metalmeccanica, in tutto quello che è la manipolazione dei metalli, il riciclaggio dei metalli, eh, metalli. Oreficeria mi parlano anche per qualcuno? Tipo se avete doti, se siete dei buoni venditori, perché no, magari non lo so, un gioielliere. Vi sto dicendo come mi arrivano, ragazzi. O vendita di gioielli, vendita di bigiotteria, vendita di adorni, mettiamola così. Se siete occupati, allora ragazzi, qui devo dire che sento come se nascesse una bella amicizia che potrebbe trasformarsi in qualche cosa di più. Vi dico, potrebbe essere un'amicizia che acquisterete durante un viaggio o dopo uno spostamento, se per esempio state aspettando uno spostamento di reparto, ipotesi, o di sede, sento che questa amicizia potrebbe iniziare dopo. Vi dico, non la sento tanto a livello sessuale, però sì a livello animico. Avete 2 volte il 2 di coppe e un 6 di coppe. Quindi devo dire che sento come se ci fosse una bella amicizia proprio sul lavoro o grazie al lavoro, come se il lavoro in sé fosse il punto che vi fa incontrare. Se fosse autonomi, anche qui ragazzi, devo dire che ci sono delle buone prospettive di nuovi accordi, nuove conoscenze, anche vecchie conoscenze, persone che si rivedono dopo tanto tempo e con le quali si può parlare di iniziare un certo tipo di discorso, vecchi colleghi, vecchi amici di scuola anche. E ho come la sensazione che con questo asso di coppe e il mago qualche cosa di nuovo inizierà. Mi spaventa sempre un po' questo 7 di spade perché è una carta legata all'ego, ai pensieri, è anche una carta legata all'avidità. Quindi, siccome anche qui abbiamo un 2 di pentacoli che è una carta di karma, fate attenzione al karma che, o meglio si chiamerebbe dharma, che state creando. Il karma è quello che riguarda il passato, il dharma è praticamente l'energia che noi seminiamo oggi per creare la vibrazione del futuro, diciamo così. Quindi se io sono sempre nella rabbia e sputo veleno addosso alla gente, quella è l'energia che creo per il mio futuro, eh? È per quello che è importante
non lamentarsi, non spettegolare, non mandare accidenti, che è un po' come mandare delle maledizioni. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Ragazzi, 6 di denari. E l'integrazione, chissà perché l'ho messa così. Che anche qui sono carte, tutte carte di equilibrio. Devo dire, arriverà un compromesso, arriverà un accordo, arriverà uno scambio commerciale, arriverà un maggior equilibrio. Se siete in una situazione lavorativa che non è delle migliori, anche se non la sento male, però è come se ci fosse un'evoluzione, un qualche cosa di nuovo che entra. Vi dico, non nego che ci potrebbero essere degli screzi, magari con i colleghi, magari un po' di invidia e queste cose qua. Però abbiamo anche la carta dell'integrazione, ok? Quindi qui dice di, praticamente è la temperanza. È un po' come se vi dicesse di mettere in equilibrio quello che è l'acqua, o scusate, la luna e il sole, l'acqua e il fuoco, sarebbero le due polarità, e integrare, riequilibrare. Integrare nel senso che si integra l'ombra. Va bene, andiamo a vedere ancora la carta delle fatine. Quindi in un certo senso, se qualcuno spettegola su di voi, potreste integrare quest'ombra pensando al dove vi fa male questa cosa, perché vi fa male questa cosa. Quello vuol dire rendersi conto di che ombra ho, e lì mi chiedo perché ho quest'ombra. Il lavoro delle zone d'ombra si fa così, eh. Allora, equanimità. Un'altra carta di equilibrio, ragazzi. Fatemi sapere poi nei commenti. È come se vi dicessero date il giusto, bisogna dare e ricevere il giusto. Se si tratta di una questione dove magari ci sono due aziende, due clienti, anche lì un po' di qui, un po' di lì, un giorno da uno, un giorno dall'altro, una settimana da uno, una settimana dall'altro. Ho un po' come questa sensazione che per qualcuno può anche voler dire di calibrare le ore di lavoro con le ore di riposo piuttosto che di sonno, e cercare un giusto compromesso. Bene, amici del Quarzo Ialino, questo è quello che avevo per voi. Fatemi comunque sapere nei commenti se vi risuona. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute anche alle persone che hanno scelto la sodalite. Anche per voi andiamo a vedere l'energia disponibile per il lavoro nel mese di aprile. Le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto, come vi ho già anticipato potete anche ascoltare l'ascendente e integrarlo con questa lettura. Per integrare le letture ho pubblicato una guida che lo spiega, la trovate sotto in descrizione, e sempre in descrizione trovate il link agli oroscopi del 2024 e ai corsi gratuiti del mio canale. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo con un 3 di coppe. L'appeso, ruota della fortuna, 4 di bastoni, poi qui abbiamo un 2 di bastoni e un 5 di spade. Guardate, ho come l'idea che ci sia una sorta di saliscendi a livello energetico, ragazzi, perché partiamo da questo 3 di coppe. Adesso spiegherò carta per carta, poi dopo faccio gli esempi disoccupati, occupati e autonomi. Allora, partiamo da questo 3 di coppe, che è una carta normalmente di festeggiamento, è una carta di qualche tipo di risultato che si sta raccogliendo. Poi però abbiamo un appeso che rallenta un pochettino le energie e una ruota delle fortuna che invece le cambia e le accelera. E poi abbiamo come una sorta di stabilizzazione. Quindi andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, così riesco a darvi anche maggiori sfumature. Partiamo da questo 3. Ok, abbiamo un 9 di coppe. Sì, c'è come una sorta di
E di nuovo l'appeso. C'è come una sorta di godimento dei risultati raggiunti all'inizio di aprile, o se non è ancora arrivato questo risultato, arriverà un risultato e un certo tipo di soddisfazione di cui potrete godere. Vi dirò, c'è anche questo appeso, quindi l'energia parte un po' lenta, però non è completamente negativo, nel senso che quando c'è l'appeso c'è come la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, in un altro modo. Magari fino a quel momento era pensata, sì, aspettate l'italiano qui, oddio, si pensava in un certo modo, ma da qui in avanti, raggiungendo questo risultato, fermandosi un attimo, tirando le somme, si dice, ma potrebbe essere valida anche quest'altra alternativa. Andiamo a vedere l'appeso. Carro. Wow, che interessante. L'appeso è una carta di staticità, mentre il carro è una carta di movimento. 10 di spade, 5 di coppe e giudizio. Allora, o questo appeso vi darà la possibilità di redirezionare un certo tipo di questione lavorativa, un certo tipo di situazione. Devo dire che qui ho due carte che mi parlano di qualche sofferenza che potrebbe essere legata al passato, visto il giudizio, però diciamo che non voglio vederla così negativamente, e quindi ho come la sensazione che si chiuda con un senso di vuoto, e vi dico che questo 9 di coppe non è un 10, e vedo questo senso di vuoto nel 5 di coppe. C'è come bisogno di chiudere con una certa situazione. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Mondo, completamento. E fante di coppe. Ma ragazzi, qui ho come la sensazione che ci sarà un movimento, uno spostamento, per qualcuno potrebbe anche essere improvviso. Per qualcuno si tratta di un cambio di ruolo, per qualcun altro si tratta... Ho come la sensazione che sia qualche nipote che subentra. Se siete, per esempio, autonomi e avete una ditta. Lo vediamo poi dopo. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Allora ragazzi, per il 4 di bastoni abbiamo un 2 di spade, di bastoni, scusate, e un 7 di spade. Ho come la sensazione che qui cambiano effettivamente le dinamiche, cambia il modo di vedere la situazione, cambia il modo di dare una direzione. Qui c'è qualche cosa anche con i viaggi o con gli spostamenti, ehm, trasferimenti proprio di residenza piuttosto che di lunga distanza. Però ho come la sensazione, perché vi dicevo, poi le cose un po' si stabilizzano, ma non lo so se è solo un'impressione, considerato il 5 di spade e il 7 di spade, o se semplicemente è come se l'impressione fosse quella di essere più stabili, però poi ho come l'idea che qui si debba ancora in realtà guardare bene al futuro. Datemi un'altra carta per questo 7 di spade. Eremita. Sì, c'è ancora della ricerca da fare, c'è ancora da guardarsi dentro e da chiedersi a che cosa sono attaccato, dove mi sto raccontando delle bugie. L'eremita è una carta che vi permette veramente di fare introspezione, di togliere
questi pensieri offuscanti e offuscati del 5 di spade. Lavorate bene con questo appeso, cercate di vedere tutti i lati della medaglia, soprattutto se volete fare una scelta di, non lo so, per esempio cambiare lavoro, piuttosto che farvi cambiare di reparto, piuttosto che cambiare collaboratori, insomma quello che è, però appunto cercate di valutare tutte le sfaccettature, perché l'appeso ce l'avete 2 volte. Se faccio così, come potrebbe andare? Se faccio cosà, come potrebbe andare? Se chiedo questo, come potrebbe andare? Quali potrebbero essere risvolti positivi e risvolti negativi? Allora, ragazzi, se siete disoccupati, devo dire che ci sono buone probabilità che in qualche modo arrivi o un'offerta di lavoro che apparentemente è un'offerta promettente, però state all'occhio semplicemente, cioè vi dico, è come se ci fosse una sorta di stabilità apparente, però in realtà mi viene da dire non aggrappatevi troppo a quello che vi promettono e continuate a cercare anche da altre parti. Cioè, fino a quando non firmate un contratto o se è un lavoretto così e voi andate a lavorare fin quando non vi hanno dato i primi soldi, non fidatevi mai troppo. Cioè, tenete le antenne allerta, insomma. Ehm, Non so, c'è qualche bugia qua che viaggia, che vola, inerente ai progetti futuri o inerente ehm, il vostro lato interiore, mi viene da dire, con l'eremita. Quanto vi sentite soli, quanto vi sentite in grado di affrontare una situazione da soli. È un po' come se fosse vado o sto. Mi butto, mi lancio, faccio qualche cosa di nuovo, guardo il mio futuro, oppure sto qui nella mia zona di comfort, che è questa la zona di comfort. Però è come se ci fosse un evento fortunato, un qualche notizia, qualche tipo di comunicazione, qualche offerta, qualche novità che arriva e potrebbe anche essere un aiuto inaspettato, considerato che abbiamo la ruota della fortuna, potrebbe essere una vincita, potrebbe essere l'offerta di un prepensionamento, ragazzi, un premio inaspettato, c'è qualche cosa che in un certo senso vi dà tranquillità dopo con questa ruota della fortuna. Adesso andiamo a vedere Osho che cosa dice. Rallentare, wow, ma è qui, appeso, avete. Quindi la prima parte di aprile è un po' come se ci fosse più da riflettere, ma in effetti ragazzi c'è anche Mercurio retrogrado. E quando Mercurio è retrogrado, io non sono un'astrologa, ho qualche informazione così e quelle che ho ve le do, però quando c'è Mercurio retrogrado c'è sempre questa fase di restyling, di pensare se si va nella direzione giusta o se si può in qualche modo correggere un po' il tiro, insomma. Andiamo a vedere ancora. Ok, lasciarsi andare. E ve lo metto qui, guardate, perché questa carta la sento un po' riferita alla prima metà di aprile, questa forse riferita un po' più verso la seconda parte di aprile. È un 8 di coppe, quindi qui si parla dell'arcano minore dell'eremita, quindi è proprio una questione di imparare ad ascoltarsi, rallentare e capire che cosa voi veramente volete senza le bugie, senza le lotte della mente, senza... Questo io lo sento un po' come l'arcano minore del diavolo, perché sono le lotte egoiche della mente, è l'ego che ci fa rimanere incastrati in certi pensieri del tipo ehm, limitante, letteralmente. Sono condizionamenti proprio. E quindi qui con questo lasciarsi andare un po' come se vi invitassero a mettere a tacere questi pensieri. Andiamo a vedere, ragazzi,
una fatina per concludere la lettura. Ascolto, wow! Esatto, mettendo a tacere i nostri pensieri si può ascoltare quello che viene da dentro. Bene, cari amici del terzo gruppo, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti se vi risuona. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video, oppure se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!